Continuiamo il nostro secondo episodio della lore run di Silent Hill 1. Siamo arrivati alla fine della scuola elementare Midwich, abbiamo fatto la boss fight contro lo Split Head e adesso suonano delle campane, ci indicano la direzione in cui andare adesso nel gioco, ovvero la chiesa dei Balcani. Lista degli insegnanti, Kay Gordon, eccolo. Kay Gordon, non ho capito se è maschio o femmina, qui dice maschio, ma forse è femmina l'insegnante. Copre l'indirizzo sulla cartina. La scorsa volta abbiamo raccolto la chiave di Kay Gordon, quindi adesso noi dovremmo passare per la casa di questo insegnante per andare alla chiesa dei Balcani, in cui ci aspetta qualcuno. Bien. Adesso ci dobbiamo dirigere verso la casa di Kay Gordon, insegnante, che vi ho detto la scorsa volta chi era un po' questo insegnante, come si è comportato con Alessa. Andiamo a casa sua. Questo insegnante era l'unico ad aver tentato di fare qualcosa per Alessa, che si è accorto di qualcosa nei suoi confronti. Noi dobbiamo andare in questo vicolo qua, contrassegnato con questo garage con macchiate di sangue. Questo sangue in realtà è il sangue dell'insegnante Kay Gordon, che è stato assassinato dall'ordine perché aveva provato a fare una denuncia contro Dahlia, perché si era preoccupato per Alessa, non lo so. Io penso che in realtà questo sangue sarà più che altro come indicazione al giocatore per fargli capire che deve andare in questo vicolo, ok? Magari non lo vedi subito, quindi credo che sarà più come indicazione di gameplay. Però ci può stare che l'ordine abbia agito in questo modo nei confronti di questo insegnante perché denunciare Dahlia Gillespie. Adesso vediamo chi è. Passiamo per Bradbury Street. Guardate qua, Pepsi, questo è un Pepsi Cola, questo è riferimento alla Pepsi. E qua invece abbiamo riferimento a Gangster Paradise, non so se riuscite a leggere, ma c'è scritto Gangsta Paradise, una canzone Gangsta Paradise. Qua ci troviamo davanti alla chiesa dei Balcani. Prima di entrare devo fare un piccolo switch nell'emulatore, perché se giocate ad emulatore PS1 sappiate che qua vi crasha tutto. Chi è che suonava le campane? Le campane di Bibbiena! Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. Giromanzia, What are you non dal talking fato. I knew you'd come. You want the girl, right? about? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait, don't go yet. Ok, qui abbiamo fatto l'incontro con Dahlia Gillespie. Adesso vediamo meglio chi è. Ok, la scorsa volta avevo detto che Dahlia è la madre di Alessa Gillespie. È stata lei ad aver praticato quel rituale che ha diviso l'anima in due, Alessa, e l'ha messa incinta del dio. Vedremo Dahlia Gillespie sarà l'antagonista principale di Silent Hill 1. Lei sarà la leader dell'ordine. E vedremo che sarà, oltre ad essere leader, sarà Miko e sacerdotessa dell'ordine. Miko vuol dire tipo altra sacerdotessa, però giapponese. Vedremo che Dahlia Gillespie ha una fede estrema per l'ordine, ok? Non si fermerà davanti a nulla. Il suo obiettivo è far rinascere il dio all'interno di Alessa e questo è ciò che farà. Vedremo che lei pratica magia nera. Adesso in questo dialogo ho citato la giromanzia, che è una specie di rituale che serve per predire il
futuro. Infatti lei dice, la giromanzia ha predetto il tuo arrivo, l'arrivo di... Anche se, vabbè, lei è definita pazza da tutti, vedremo anche Sybil. Lei vediamo che indossa una cravatta rossa e nera, che sta a significare che lei è la portatrice e la voce dell'ordine, quindi lei è molto brava a giostrarsi le persone con cui parla. Infatti con Eri ha fatto proprio così, che adesso vediamo cos'è che ha detto in particolare. Comunque questa cravatta veniva usata anche dai romani come capo di abbigliamento clericale. Loro mettevano la cravatta o comunque qualcosa al collo per tenere le corde vocali calde, pronte per parlare, per fare i vari discorsi, ed è anche scalza, le sacerdotesse dell'ordine calze. Fatto sta che adesso abbiamo sentito un dialogo tra Dahlia e Harry. Sei venuto per lei. Dahlia secondo me non si riferisce a Cheryl, ma si riferisce in realtà ad Alessa. Non so se avete presente un po' come funzionano le sette, culti del genere, in cui è presente la magia, robe del genere. Ecco, ci sono sempre queste persone, quelli che vi leggono i tarocchi, non so se avete presente, che quando parlano in modo molto generale delle cose, dicono sei venuto per lei, e secondo me lei non intendeva proprio Cheryl, secondo me si riferiva ad Alessa, però lui ha detto sono venuto per Cheryl, sì, è un po', io la vedo anche un po' come una cazzara. Lei, essendo la portatrice della voce dell'ordine, sa bene come parlare, come rendersi convincente, come sembrare genuina agli occhi delle persone con cui parla. E infatti con Harry dice questa cosa e poi gli dà questo, il Flauros, che lei definisce come una gabbia di pace, la città sta venendo sommersa dal male, dalle tenebre, e questo serve a scacciare il male, quindi tieni questo, Harry, per allontanare le forze del male. In realtà vedremo che questo coso che ci è stato dato non è per niente una gabbia di pace, ma è tutt'altro. Servirà ad indebolire il potere di Alessa. Dato che Dahlia ovviamente ha visto Harry come persona manipolabile, utile al proprio scopo, lo manipola ovviamente, lo sfrutterà per indebolire Alessa, perché adesso lei ha bisogno di far continuare a nascere il proprio dio, ma Alessa ha un potere fortissimo in confronto a quello che ha Dahlia. Curiosità, il nome Flauros deriva da un'opera chiamata La gerarchia dei demoni, ed è un'opera scritta da questo medico occultista olandese Johan Weyer del XVI secolo. Ecco, in questa gerarchia dei demoni, in questa opera, il Flauros era un duca, era chiamato il duca Flauros, ed era un demone dell'alta gerarchia dei demoni, di alto rango, scusatemi, che aveva sotto il suo controllo 36 legioni di demoni. Di questo inoltre viene detto che Flauros sarebbe in grado di rispondere a tutte le domande sul presente, futuro, sul passato, solo se viene intrappolato all'interno di un triangolo magico, altrimenti dirà bugie, ecco. Però se viene intrappolato all'interno di questo, lui ci dirà tutto ciò che sa sulle divinità, la creazione del mondo, di se stesso e degli angeli caduti, ok? Quindi sì, anche il nome deriva da un demone. Questo oggetto che Dahlia ci dà è tutto tranne che una gabbia di pace, ok? Non è niente simbolo di pace. Tornando a Dahlia, se vi interessa un po' di curiosità sul personaggio, sappiate che il suo cognome Gillespie potrebbe essere ispirato al personaggio di Parkins Gillespie nel romanzo Le notti di Salem di Stephen King. Il nome invece Dahlia è ispirato dalla ex moglie di Dario Argento. Altra curiosità, praticamente, ora che vi ho detto qua un po' che è un po' una cazzara, ok? Dice un po' di bugie questa Dahlia, vi faccio notare, se vi ricordate, nella intro di Silent Hill 1 si vede tra le tante scene Dahlia che scappa da qualcosa, cioè scappa da qualcosa all'interno di un edificio non identificato e tipo fa una faccia stupita. Ora, quella scena non ci sarà mai nel gioco, ma sembra che quella scena rappresenti il momento in cui Dahlia ha sentito l'arrivo della seconda metà dell'anima di Alessa a Silent Hill, ovvero Cheryl. Chi lo sa? Può darsi. Tipo in un remake sarebbe bello avere più contesto, per esempio, su questo, ma chi lo sa. Parliamo dell'ordine. Vi ho già detto un po' cos'è l'ordine, questa setta religiosa di Silent Hill, però adesso vediamo un po' nello specifico come funziona e cosa vuole fare, in cosa credono, eccetera, eccetera. Allora, l'ordine, come avevo già detto, l'ordine è la setta religiosa
che comanda e influenza la città di Silent Hill 1, ok? Il capo di questa setta, vedremo, la leader è Dahlia Gillespie. Vedremo che il simbolo di questo culto è l'Halo of the Sun, che però ragazzi in Silent Hill 1 non compare mai fisicamente. Comparirà per la prima volta in Silent Hill 3, quindi per quanto riguarda la spiegazione di tutto il simbolo, di tutto ciò che lo compone, lo vedremo meglio in Silent Hill 3, ok? Perché in questo gioco non compare, vabbè, non ha senso forse spiegarvelo. Quindi vi basta sapere che però il simbolo della setta è l'Halo of the Sun, ok? Quando vedete quel simbolo è collegato alla setta, all'ordine. Tutto l'ordine è coinvolto nell'occultismo esoterico, nella magia nera, arti arcani, rituali arcani, sacrifici di sangue. Non si sa esattamente come è possibile, da dove hanno ottenuto tutti questi poteri i membri di questo culto, ma si pensa che derivino dalla città di Silent Hill, perché come vi ho detto nell'episodio prima, la città di Silent Hill nasce su un territorio sacro, definito sacro dai nativi americani, venivano praticati rituali vari, cerimonie, ed possedeva un misterioso potere, ok? Quindi si pensa che quel potere che hanno tutte queste persone, tra cui Dahlia, questo potere derivi da proprio la città di Silent Hill, ok? Se vi ricordate, noi questa setta l'abbiamo già vista in Silent Hill 4, ve lo ricordate? Quando abbiamo parlato della Wish House, dell'orfanotrofio Wish House di Silent Hill 4. Ve lo ricordo, questo orfanotrofio era appunto gestito dall'ordine, ok? Tutti i bambini, vedremo, venivano trattati malissimo, c'era lavaggio del cervello, violenze varie, abuso sui minori, manipolazione mentale, droghe, torture, omicidi. L'ordine, già lo conosciamo da Silent Hill 4 perché ho fatto prima Silent Hill 4 alla run. L'ordine fa tutte queste cose, ok? E proprio non è una setta religiosa pacifica. Loro hanno una filosofia basata sul nichilismo morale e relativismo morale. Per loro niente è moralmente giusto o sbagliato, non esiste il male, non esiste il bene, ok? Ma anzi pensano che esista solo il caos. E quindi questo, il caos, secondo loro, giustifica anche le loro azioni. Allora, questa setta, vedremo, l'ordine nasce nel XIX secolo, quando Silent Hill è cominciata a diventare un'area turistica, nasce anche questo culto, ok? Dell'ordine. Però quando nasce questo culto non è che viene visto molto bene dai cittadini, anzi vengono disprezzati, cioè vengono visti come pazzi. Però come hanno fatto ad avere tutto questo potere sulla città di Silent Hill? Uno, con la violenza. Vedremo ovviamente tramite omicidi, torture varie, manipolazione mentale. Seconda cosa, alcuni cittadini avevano paura dei poteri sovrannaturali dei membri dell'ordine, quindi per la paura di questo si univano al culto. Terza cosa, vedremo che l'ordine avrà un rapporto commerciale sul mercato nero di una droga particolare con un personaggio che incontreremo tra poco, quindi loro utilizzavano anche questa droga per tenersi buoni tutti quanti, ok, all'interno dell'ordine, oltre che sfruttarla per le sue sostanze allucinogene che utilizzavano nei vari rituali. Vi ho già detto in cosa credono l'ordine, vedremo che l'obiettivo principale dell'ordine sarà quello di far nascere il loro dio che avrebbe pulito il mondo con le fiamme, liberandolo dalla corruzione, dal male, dal caos, e avrebbe ricreato un nuovo mondo, il paradiso, che avrebbero abitato i membri della loro organizzazione religiosa, no? Infatti loro si definivano gli eletti, ok? Il popolo eletto che avrebbe ovviamente abitato questo nuovo paradiso. Vedremo che l'ordine si definisce l'unica fede, ok? L'unica vera religione. Vedremo che avranno anche dei libri che dicono essere stati scritti dal loro dio. Credono appunto in un dio, nei peccati, nelle anime, nel purgatorio, nell'inferno, nel paradiso. Tra le altre cose in cui credono, adesso vi faccio un po' l'elenco dei vari angeli, divinità, santi in cui credono, ok? Il primo in cui credono è un dio dell'ordine, ok? Un dio totalmente nuovo di Silent Hill. Allora, è un po' particolare spiegarvi chi è il dio in Silent Hill, perché non tutti vedremo che hanno la stessa visione di questo dio, perché per esempio Dahlia in Silent Hill 1 si riferisce a questo come lui, quindi maschile, però per esempio vedremo in Silent Hill 3 che viene definito femmina. Quindi è un po' particolare, non lo so, sembra che in realtà si manifesti in base a ciò che le persone pensano che sia o ciò che assomigli, ok? Quindi ognuno ha la propria visione di questo dio. Fatto sta che non è tanto importante
come è fatto, ma è importante sapere che non è un dio che porta pace, che porta salvezza, ma è anzi una divinità crudele, vendicativa e portatore di sofferenza. Questo dio viene venerato dall'ordine come portatore di gioia e di un paradiso. In realtà no, anzi è tutt'altro, porta dolore, distruzione e corruzione, rappresenta tutte queste cose qui, ok? Questo è il dio in cui credono. In Silent Hill 1 vedremo che sarà rappresentato dall'Incubus. Poi in cos'altro credono? Credono in Valtiel, che vedremo che sarà un arcangelo vicino a Dio. Valtiel lo vedremo fisicamente in Silent Hill 3, quindi ci basti sapere che era un arcangelo. Metatron ve l'ho già citato, anche lui un altro arcangelo, che vi ho già detto la scorsa live. Questi due ragazzi che vi cito, ma non ho trovato niente a riguardo di questi due. Lobselvit e Xuchilbara. Lobselvit è definito il dio giallo e invece il secondo il dio rosso. Questi due sono termini aztechi, ma ragazzi, oltre a trovare su internet che uno è il dio giallo e l'altro il dio rosso, non so nient'altro, non ho trovato nient'altro su questi due, quindi non lo so. Tra i santi hanno Nicola, che è un santo definito dottore di Dio, poi vedremo Jennifer Carroll, altra santa, uno dei membri fondatori dell'ordine. La tomba di Jennifer Carroll la potremo vedere nel cimitero di Silent Hill 2. E infine, vabbè, Alessa Gillespie è definita santa, Santa Madre di Dio, figlia di Dio. Vabbè, ultima cosa, l'ordine è diviso in più sette minori, ok? Abbiamo, per esempio, la setta della Santa Donna, che è più incentrata su Dahlia Gillespie, la setta della Santa Madre, che se ve la ricordate in Silent Hill 4 ve ne ho parlato di questa, praticamente è una setta che punta a venerare quella pietra gigante fuori dall'orfanotrofio Wish House, ce ne ha parlato anche Jasper Gein. Poi abbiamo la setta di Valtiel, setta incentrata su Jimmy Stone, definito il Diavolo Rosso, anche questo, di questo ve ne ho parlato in Silent Hill 4. E infine la setta di Shepherd Glen, che invece è una setta di Silent Hill Homecoming, quindi... Ok, altra cosa importante ragazzi, noi abbiamo incontrato Dahlia all'interno di una chiesa, la chiesa balcana. Perché siamo in una chiesa cristiana? Due sono le cose. Uno, dopo la colonizzazione degli europei, questa religione ha subito delle influenze cristiane. Seconda cosa può essere che Dahlia, così come ha già fatto, come farà, vuole usarlo come facciata, vuole usare questa chiesa come facciata in realtà, quindi far credere a Harry di essere una suora cristiana, non lo so, che magari agli occhi di Harry è una cosa più conosciuta, può essere vista come una cosa più normale, e in realtà ovviamente non è cristiana, ecco. Quindi due possono essere le cose, cioè possono essere entrambe le cose. Spero di avervi spiegato bene chi è Dahlia, l'ordine meglio e il Flauros. Chiave del ponte levatoio. Qui possiamo vedere un po' di cose, beh, tutta iconografia cristiana. Ah, in realtà tra le interviste, per chi magari si è chiesto, ma questa religione di Silent Hill 1 è ispirata a una vera religione nel mondo reale? Non proprio una religione specifica, ma dalle interviste si dice tipo che per questo culto hanno preso ispirazione da religione cristiana, da folklore giapponese, rituali aztechi e credenze dei nativi americani, come l'occultismo, demonismo e satanismo. Nell'intervista viene anche detto per esempio che si sono ispirati ai culti dei film degli anni 70, anni 80, ecco. Però no, non è una religione, non è basata su una singola religione reale. Vedete, per esempio abbiamo Gesù, però loro non credono in Gesù. Questa chiesa può essere vista più come una facciata, effettivamente. Chiaro? Chiaro? Ora ci dirigiamo verso il centro di Silent Hill. Abbiamo avuto la chiave del ponte levatoio. La chiave del ponte levatoio, adesso possiamo tirare giù il ponte levatoio e andare al centro di Silent Hill. Comunque adesso tenete a mente il rapporto commerciale che aveva l'ordine, Dahlia, che aveva con qualcuno, che adesso incontreremo, un rapporto commerciale basato sulla droga, ecco. Possiamo prendere la mappa, cartina della zona commerciale. Le macchine sono in moto, premo pulsante. Comunque Dahlia adesso ci ha detto, vai all'ospedale, è lì che si sta dirigendo. Dov'è? Lì è dove devi andare, ok. In realtà lei ci dice di andare lì perché è dove sta Alessa in questo momento. Quindi ora Dahlia ci ha detto praticamente vai a fermare Alessa prima che posizioni il suo ennesimo sigillo di Metatron. E quindi andremo lì.
Che prima di andare all'ospedale, però, noi facciamo un giretto in alcune zone. Qua abbiamo anche un nuovo nemico! Guardalo lì. Riesco a farvelo... Ah! Ok, lo vedete, no? Nuovi nemici di questa zona sono i romper. Perché ci rompono? I romper hanno questo aspetto un po' scimmiesco, sono dei quadrupedi, saltellano in giro, ragazzi questi qui fanno un fastidio terribile, questi vi saltano addosso e avete visto come ci ha attaccato, no? Sono anche tosti, quindi questi qui sono consigliati, è consigliato evitarli. Non so se vi ricordate, in Silent Hill 4 abbiamo già visto dei nemici simili a questi. Abbiamo visto i Gumhead, che erano proprio delle scimmie umanoidi, ok, che per Walter quei nemici rappresentavano il suo odio verso l'umanità, per quello che ha passato Walter, ok, se vi ricordate. I romper sono molto simili a questi in realtà, anche a livello di simbolismo, perché per Alessa questi nemici, i romper, rappresentano il suo, più la paura, più che l'odio, per la sua paura verso gli adulti, ok? Perché verso, vabbè, gli umani, gli adulti in particolare, per quello che ha passato. Poi vedremo, non so se notate, sul collo i romper hanno un collare. Questo, vabbè, sempre per dargli un aspetto più animalesco, ma seconda cosa, un collare, diciamo, quindi un oggetto di controllo, è sempre collegato al fatto che Alessa fosse sotto controllo da parte di tutti, ok? Della madre, dell'ordine, comunque adesso lei sia intrappolata nel suo corpo. Il nome romper deriva dal verbo romp, in inglese, che vuol dire tipo giocare in modo molto violento. Non è casuale, perché il modo in cui attaccano, appunto saltellando in giro, poi buttandoti a terra, è un po' quello. E i giocherelloni però sono molto violenti. Qui possiamo entrare nella stazione di polizia. Vediamo un po' di cose curiose, prendiamo le munizioni. Qua abbiamo un foglio. Un appunto sulla scrivania. Coroner Seals ha telefonato. È difficile pensare che l'agente Gucci sia stato assassinato. Sembra deceduto di morte naturale. Però i referti medici passati dicono che l'agente Gucci non aveva mai sofferto di disturbi cardiaci. Quindi qui viene citato, diciamo, un qualcosa che ci fa capire quanto la città sia un po' corrotta. C'è questo agente che vedremo che in realtà stava lavorando al caso del traffico di droga in città. A un certo punto, secondo i referti, muore di attacco cardiaco, ok? Peculiare perché non aveva mai sofferto di disturbi cardiaci, però muore di attacco cardiaco, non lo so. Questo documento ci fa capire quanto la corruzione in Silent Hill sia grossa. Ovviamente è l'ordine che ha ucciso l'officer Gucci, l'agente Gucci, per evitare che continuasse il suo caso, ecco. Ripeto, per farci capire che in realtà tutta la città è così, eh. Vedremo anche qualcun altro di immischiato in questo. E qui abbiamo una lavagna, c'è scritto qualcosa. Prodotto disponibile solo nelle aree selezionate di Silent Hill. Il materiale base è composto da White Claudia, una pianta peculiare di questa regione. Ok, in quest'aula della stazione di polizia si stava lavorando a questo caso di questo traffico di droga illegale nella città di Silent Hill 1. E su questa lavagna c'è scritto che questa droga è basata su questa pianta chiamata White Claudia, che appunto è una pianta di colore bianco che nasce in quest'area della regione. Prodotto qui, venditore e produttore sono gli stessi? Ok, quindi tenete a mente questa cosa. Qui non c'è nient'altro. In realtà se non abbiamo preso il fucile da caccia nella scuola si può raccogliere qui, se vi serve. Però oltre a questo non c'è altro. Morto di infarto con 40 proiettili sulla schiena. Chi è che sarà questo produttore di questa droga estratta dalla White Claudia? Adesso ci arriviamo. E intanto adesso alzate bene il volume, che qua dobbiamo sentire una cosa particolare. Sentite? Avete sentito? Prima di entrare all'ospedale si possono sentire degli spari. C'è qualcuno! C'è qualcuno all'ospedale! No, che qua ci sono i cani. Vabbè. Ed eccoci qua, all'ospedale Alchemilla. Che ragazzi, Alchemilla, non vi ricorda un po' la parola alchimia? Quindi di nuovo qua un po' di alchimia ritorna. Scorsa volta abbiamo fatto un po' di introduzione a... Ehi! Ancora che spara! Ho fatto già l'introduzione a
cos'è l'alchimia, in cosa credono gli alchimisti. Il nome Alchemilla ricorda molto anche alchimia. Chi è che spara? Andiamo a vedere. Mm. Madonna, che bella sta cutscene, comunque mi piace un sacco le cinematiche. Hold it. Stop. Don't shoot. Wait. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have... Scusate, metto in pausa. Perché parla un po'. Però qua dice, stavo facendo un pisolino, non una pausa, ben intese, un nap. I was taking a nap, stavo facendo un pisolino. Questo sempre si aggiunge alla teoria delle persone all'interno di Silent Hill sono incoscienti. Secondo me adesso Michael Kaufman sta dormendo ancora nel suo ufficio. Lui pensa di essersi risvegliato, ma in realtà lui sta ancora dormendo. Capito? Secondo me questo può essere ancora collegato alla teoria incoscienza, fase REM all'interno di Silent Hill. Poi ognuno la vede come vuole. disappeared. And it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Qualcosa decisamente non va, non ha detto la frase dei mostri. Ma comunque, beh, ora ho messo in pausa, vi faccio notare come lui abbia detto sta nevicando in questo periodo dell'anno, quindi ragazzi, quella che è fuori non è cenere, cioè anche lui lo dice, ok? Un personaggio del gioco. C'è la neve fuori. Ora, in realtà nel gioco non ci è dato sapere esattamente quando è ambientato Silent Hill 1, perché in realtà hanno fatto apposta a non metterlo in un tempo preciso. Però si pensa essere tra l'83 e l'87. Se vi può interessare. Quale periodo in particolare dell'anno è ambientato? Si pensa che sia ambientato fine primavera, inizio estate, perché uno, vabbè, Kaufman qua dice in questo periodo dell'anno sta nevicando, quindi sicuramente non è inverno, non è autunno. Seconda cosa, dai vestiti. I vestiti non è che sono leggerissimi, quindi non è proprio estate piena, però... E terza cosa, in realtà se vediamo un po' la flora fuori in città, sembrano esserci vabbè, una vegetazione verde, ok? Quindi il periodo dell'anno sembra essere fine primavera, inizio estate, circa. Did Continuiamo. you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7, short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you? She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Ragazzi, banger host. Onestamente sta host è un banger assoluto. Ok, siamo entrati nell'ospedale, abbiamo sentito degli spari, abbiamo visto che gli spari provenivano all'interno di questa stanza, sparati da questo personaggio, che vedremo sarà Michael Kaufman. Ok, guardate, lui ha ucciso un air screamer, quindi GG. Allora, Michael Kaufman
si è presentato a Harry come un dottore in questo ospedale. In realtà Michael Kaufman vedremo che sarà il direttore di questo ospedale, il direttore dell'ospedale Alchemilla. Il nome Kaufman vedremo che non è casuale, perché il nome Kaufman è un termine tedesco che significa venditore, spacciatore e businessman. Io prima vi ho detto che avremmo fatto l'incontro a breve con il personaggio coinvolto nello spaccio di droga, di produzione di questa droga. Ecco, Michael Kaufman sarà proprio questa persona. Michael Kaufman vedremo che sarà il produttore di una droga particolare chiamata PTV, estratta dalla White Claudia, e fungerà anche da spacciatore, ok? Quindi oltre che a produrla è il trafficante. Vedremo che Michael Kaufman ha un rapporto commerciale con Dahlia Gillespie e con i membri dell'ordine. L'ordine, da Michael Kaufman, acquista questa droga, ne usufruiscono e la fanno girare per tutta la città. In cambio, Michael Kaufman, direttore dell'ospedale, che cos'è che fa per l'ordine? L'ordine gli richiede una cosa: puoi per favore tenere mia figlia nel tuo ospedale, offrirle cure mediche, tenerla in vita e noi in cambio ti compriamo la droga? Sì, va bene. Ok, grazie Michael. Puoi fare anche una cosa per noi, dato che tutta la città è corrotta? Puoi fare un'altra cosa per noi? Guarda, fai finta, puoi far finta, puoi segnare nei documenti, nei referti di mia figlia, puoi segnalarla come morta nei documenti, così è più facile gestire per noi questa situazione con Alessa. Sì, va bene. Allora, ecco come funziona, ecco il loro rapporto, ok? Quindi, perché Alessa si trova nel seminterrato di un ospedale? Perché il corpo di Alessa si trova nel seminterrato di un ospedale? Perché lei è dichiarata morta nei documenti per non destare sospetti negli altri, nella polizia, robe varie. Per loro è più facile dichiararla morta. Però chiaramente viene tenuta in vita nel seminterrato dell'ospedale, perché ovviamente deve anche essere nascosta agli occhi degli altri membri dello staff. Vedremo che Michael Kaufman assegnerà ad Alessa un'infermiera, Lisa Garland, che incontreremo tra poco. È importante sapere che Michael Kaufman non fa parte dell'ordine, ha solo un rapporto commerciale tra i due. Sì, c'è un rapporto commerciale, ma non è che stanno proprio tra di loro, non è che hanno un rispetto proprio reciproco, perché in teoria Dahlia, ok, aveva detto a Kaufman: puoi tenermela in vita in questo seminterrato? Guarda, ne varrà la pena, perché, vabbè, lei ovviamente credo le abbia detto: guarda che nascerà questo dio, ci sarà qualcosa di incredibile e tu avrai qualcosa in cambio, Michael Kaufman, che non si sa esattamente cosa avrà in cambio, perché ripeto, lui non fa parte dell'ordine, non crede nella loro religione, quindi si pensa che a lui venga promesso del denaro, una ricompensa monetaria molto molto elevata, no? Però, ragazzi, sono passati ormai 7 anni da questa promessa che ha fatto Dahlia nei confronti di Michael. Quindi Michael, dopo un po', ha detto: non lo so, qua mi vogliono fregare." Quindi dalla White Claudia vedremo che non solo verrà estratta questa droga chiamata PTV, che è una droga allucinogena che vedremo che sarà somministrata sia a Lisa, sia a tutti i membri della città, dei membri dell'ordine, sia ad Alessa, ma sempre da questa White Claudia sarà possibile estrarre una sostanza rossa chiamata Aglaopotis, che Michael Kaufman deciderà di tenere nel suo ufficio. Nel cassetto tiene questa sostanza. Questa sostanza vedremo che sarà in grado di fermare le forze del male. Comunque Michael Kaufman la tiene nel caso in cui dovesse essere tradito da un giorno all'altro da Dahlia. La tiene lì, io ce l'ho e non si sa mai. Qua in realtà Kaufman dice: io in realtà non mi fido più, perché 7 anni sono passati, cioè, bro. Dov'è la mia ricompensa che mi hai promesso? Ok, qui ragazzi è molto importante che prendiate questa mappa. È molto importante che prendiate la mappa dell'ospedale qui, perché una volta che arrivate nell'Otherworld non la potete più raccogliere. Io ve lo dico per esperienza, perché io vi ricordo che mi sono fatta tutta l'Otherworld senza la mappa. Un giornale. Un articolo è stato ritagliato.
telefono non funziona, non c'è la linea. Ah, e qua c'è una chiave. Chiave dei sotterranei. Questa stanza, vabbè, questa stanza è tipo la stanza delle riunioni. Conference room. Qua probabilmente si riunivano Michael Kaufman e i membri dell'ordine. Qua molto importante. Qui molto molto importante, ragazzi. Nella cucina, se volete salvare Sybil Bennett e fare il finale in cui salvate Sybil, raccogliete la bottiglietta vuota di plastica qua. Qui a fianco invece abbiamo la stanza del direttore, che, oh mio Dio, è tutta a soqquadro. Tutte le mensole sono in disordine. Chi l'avrà fatto? Vi ho detto prima che lui aveva queste fiale di questo liquido rosso chiamato aglofotis all'interno della sua scrivania. Fiala di vetro è rotta per terra. Non sembra caduta da sola. È come se qualcuno l'avesse rotta intenzionalmente. Cosa è successo, ragazzi? Qualcuno sapeva che Kaufman teneva da parte questa sostanza. Ovviamente intendo Dahlia, che qua si vede chiaramente che è entrata nell'ufficio, ha messo tutta a soqquadro la ricerca di questa cosa e ha distrutto le fiale a terra. Ora, qui sarà possibile riempire la bottiglietta di plastica con questo liquido rosso, che ovviamente Harry non sa cosa sia, ma sapete che sarà fondamentale per salvare Sybil. Ok, a fianco all'ufficio del direttore abbiamo i sotterranei. Che ragazzi, non è casuale il fatto che l'ufficio del direttore sia a fianco ai sotterranei. I sotterranei vedremo che è dove viene tenuta Alessa, la stanza in cui viene tenuta Alessa, no? Quindi immagino che per lui era facile avere una stanza vicina ai sotterranei, così che potesse subito andare a controllare nel caso in cui c'era qualcosa da controllare. Ah! Qua ci sono gli insetti. Qua per far capire che nei sotterranei era pieno di insetti, ok? Che avevano già parlato di questo già nella scorsa live. Pensate a un luogo per tenere una bambina con ustione di 4º grado, un posto del genere. Generatori elettrici di emergenza. La corrente va solo all'ascensore, al pronto soccorso solo alla sala operazione. Premo il pulsante, allora qui possiamo attivare l'ascensore. Adesso io vi ricordo che ci troviamo nel Fogward. E qui abbiamo l'ascensore. L'ascensore, vi faccio notare, ragazzi, ci sono il piano, il basement, il primo piano, il secondo piano e il terzo piano. Quindi noi adesso siamo al basement, siamo già stati al primo piano, andiamo al secondo piano. È chiuso. Ok. Niente, al secondo piano non si può andare. Allora andiamo al terzo piano. Cavolo, è chiuso pure questo. Quindi dove andiamo? Boh. È comparso un piano. Osservando il secondo e il terzo piano, nell'ascensore, una volta rientrati, uscirà un quarto piano segreto. Particolare, il numero 4, che sia comparso il numero 4, perché in Giappone il numero 4 e la parola morte hanno praticamente lo stesso suono. Ok, quindi in molti edifici in Giappone il numero 4, il piano 4, viene sempre rimosso, viene sempre saltato, ecco. Però adesso nell'ospedale è comparso il quarto piano. Cosa succederà? Il numero sfortunato, il numero legato alla morte? Alessa che entra in un negozio di antiquariato. Siamo nell'Otherworld. Nel quarto piano, arrivando al quarto piano, ci ritroviamo nell'Otherworld. Ora, vi faccio notare come non sia suonata la sirena. Non so esattamente perché non sia suonata la sirena. Forse non l'ha sentita Harry, ma io immagino che sia suonata comunque. Vabbè, esploriamo il quarto piano. Oh! Qualcuno ci ha chiuso dentro, avete sentito che qualcuno ci ha chiuso? Chiuso. Chiusa. Silent Hill Experience. Chiusa. Ah! Ci hanno di nuovo chiuso! Ci hanno di nuovo chiuso dentro! Chiusa. Chiusa. Ok, scendiamo. Scendiamo al terzo piano. In realtà del quarto piano vi faccio vedere come non ci sia la cartina di questa zona, perché il quarto piano non esiste dell'ospedale. Quindi, nelle cartine che noi abbiamo raccolto dell'ospedale, chiaramente, non vediamo la mappa perché non esiste il piano. Oh, bagno.
degli uomini. Possiamo raccogliere la piastra della tartaruga. Jump scare. Oh, nuovi nemici. Nell'odore dell'ospedale potremmo incontrare dei nuovi nemici a tema, ovviamente, del luogo in cui ci troviamo. Incontreremo questa che abbiamo davanti, è chiamata la Puppet Nurse, infermiera marionetta. Le Puppet Nurse vedremo che hanno comunque ancora le sembianze umane, ma ciò che è particolare è il fatto che siano ricoperte di sangue sul loro grembiule, siano curve e abbiano sulla schiena un parassita che, guardate, si muove ovviamente a parte rispetto all'infermiera, ok? Noi vedremo che tutto l'ospedale dell'Otherworld è stato infettato da questo parassita, che è un parassita in realtà misterioso, non si sa molto su questo, vedremo. Sembra essere simile a un nemico di Silent Hill 4, il Tremor, quella specie di sanguisuga grossa che vediamo in Silent Hill 4, non so se ve la ricordate. Sembra che la forma del Tremor sia ispirata a questo parassita. Questo parassita vedremo che prenderà il controllo di tutto lo staff dell'ospedale, ok? Quindi le infermiere e i dottori. Però ripeto, non si sa molto su questo parassita. Puppet Nurse vedremo che le nurse le vedremo più in gruppo. Ora questa qui è singola perché immagino sto giocando in facile, però le troviamo più in gruppo e attaccheranno con i bisturi. Se le troviamo in gruppo, alcune potrebbero collaborare per attaccare Harry, tipo una tiene fermo Harry e l'altra zazza, però vedremo che sono più deboli rispetto ai dottori, che vedremo dopo. Particolarità. Allora, il fatto che le nurse, le infermiere e i dottori nell'Otherworld, cioè la versione mostro di questi è chiamato marionetta, ok? Sta a significare, secondo me, il fatto che Michael Kaufman, ok, era quello che controllava le marionette all'interno dell'ospedale, cioè lo staff, ok? Lui era come si dice quello che muove le marionette? Non mi sfugge il nome. Il burattinaio, esatto. Ok, il fatto che si chiamino così può rappresentare che Michael Kaufman fosse il burattiniere e i membri dello staff erano i burattini, ovviamente che lui controllava a suo piacimento. Vedremo che con Lisa farà una cosa particolare, la controllerà tramite la droga, vedremo, ma così come lo staff ovviamente non poteva aiutare Alessa, in realtà proprio non sapevano nulla del fatto che ci fosse Alessa nel seminterrato, però ok, sta a significare questo, che loro erano controllati, ok? Tutto lo staff dell'ospedale. E il parassita invece, di cui non si sa molto in realtà, stessa cosa, ovvero il parassita potrebbe rappresentare Kaufman, ok? Il parassita sulla schiena delle nurse e dei dottori potrebbe sempre rappresentare Kaufman, ovvero colui che giostra, colui che controlla le persone a suo piacimento. Lui vedremo anche che ovviamente era il trafficante e il produttore della droga, quindi anche quello, il fatto che la droga controllasse ovviamente, cioè serve come sorta di controllo anche la droga. Stessa cosa, sempre Kaufman. Ma il parassita probabilmente può essere anche collegato all'ordine, l'ordine che controllava Alessa, che controllava insieme a Kaufman tutti i membri dell'ordine, tutti i cittadini, per controllare Alessa, per manipolarla, eccetera, eccetera, ok? Vedremo che le nurse, curiosità, le nurse hanno tante varianti di colore, cioè cambiano il cardigan e il colore dei capelli, che è una cosa molto carina in realtà. Però, boh, questo c'è da sapere. Io, devo dire la verità, una delle mie parti preferite di Silent Hill 1 è probabilmente il parassita, che vedremo che controllerà anche Sybil nella boss fight, però non lo so, cioè per quanto non si sappia niente di questo parassita, se non il fatto che è una larvetta che sta là dietro, che fa veramente un'impressione terribile, secondo me, il design di questi mostri, oltretutto, mi fa veramente impressione questa escrescenza dietro, così, che si muove pure. Non lo so, mi piace davvero, mi ispira molto.
il parassita misterioso. Una cosa importante del parassita, che in realtà vedremo più avanti, il parassita vedremo che sarà debole alla Glaupotis, a questo liquido rosso, ok? È debole, diciamo, viene allontanato da questa sostanza. Sono belle resistenti le nurse, insieme ai dottori. Musica per le mie orecchie. Musica per le mie orecchie. Sì, esatto. Il design di questi nemici è di Naoko Sato e non di Masahiro Ito. Qua c'è una gabbia. Questa è una stanza vuota, vedremo. In cui c'è una gabbia per uccelli vuota. Ragazzi, a me questa gabbia per uccelli ha ricordato troppo Eleanor di Rule of Rose. Non so se avete presente. Eleanor è il mio personaggio preferito di Rule of Rose. E lei va sempre in giro con una gabbietta per uccelli vuota. A livello di simbolismo, cosa può rappresentare questa gabbietta? Vedremo che ci sarà più utile verso la parte finale del gioco. Però, una gabbietta per uccelli. Può sempre rappresentare come si senta l'essa, in gabbia. Qua c'è un videoregistratore. Un vecchio, cioè è vecchio ma utilizzabile. Cioè, guarda quanto sono resistenti. Sto giocando in facile. Bro. Una lastra di acciaio è fissata alla parete. Bueno, per ora. Stanza con delle lavatrici. Storage room. Qui altre bottiglie. Già ve l'ho detto cosa possono significare. Ah, e qui troveremo un flacone di sangue. Importante. La serratura è bloccata. Ah, dai, è bloccata. Poi ci sono anche delle flebo. Delle flebo che vedremo che saranno sempre collegate ad Alessa, ovviamente. Trasfusione di sangue su di lei. Vediamo che nella stanza nel seminterrato in cui veniva tenuta Alessa c'erano anche delle flebo, quindi... Guardate, qui una verde e una blu. Room 306. Sì, Banger Host. Ah, qui possiamo raccogliere la piastra del gatto. Ora siamo... Terzo piano, andiamo al secondo piano, vediamo un po'. Ok, secondo piano bloccato. Primo piano. Wow, bevanda energetica. Oh, nel distributore, sì. Yuhu. Oh, e qui abbiamo il dottore. Il dottore, ve l'ho già detto un po' prima, ma sappiate che i dottori li troviamo più singolarmente rispetto alle nurse che troviamo in gruppo. Questi qui sono molto più resistenti e fanno più male rispetto alle nurse. E sempre a differenza delle nurse che hanno dei bisturi come arma contundente, questi hanno un coltello. Curiosità, i dottori maschi sono presenti solo nel primo Silent Hill. In tutti i prossimi Silent Hill che vedremo troveremo invece solo infermiere femmine. Andiamo, ok, andiamo nel seminterrato. Ah, guardale, guardale. Guardale. E lasciami. Guardate che schifo il parassita che quando è a terra. Cioè quando muore l'ospite, il parassita comunque si muove. Ma fa un'impressione terribile.
In realtà qua non c'è niente di che, ma questo è un obitorio, quindi ovviamente ci sono dei cadaveri sotto un telo. Cadavere giace sul letto, non voglio più cercare nulla qui. Però questo è il posto più normale in cui si possono trovare dei cadaveri, ecco, se proprio vogliamo dirlo tutto. Ah, e qui possiamo raccogliere un martello. Un'arma. Chiusa. Niente, qua in realtà niente di che. Possiamo prendere solo il martello. Qua il caricamento è lunghissimo. Spero che non mi cada il cappello dalla testa. Ci ho messo una forcina per tenerlo su. Questo cappello mi cadeva sempre. Questo è l'ufficio del direttore. Madonna mia, in cui possiamo prendere la piastra della regina. Salviamo. Non si sa mai. Ah! Qua nella cucina. Qua che nella cucina mi sa che non c'è nulla se non una cura e un dottore. Dribblato. I dottori fanno male. Io me ne vado. Ovviamente io nella run guardo tutte le stanze, ragazzi. Oh, qua possiamo prendere delle munizioni. E basta. Ma che milioni? Qua niente? Qua c'è una stanza completamente vuota. Vabbè, andiamoci. Oh. Qualcosa è caduto. Cioè, qualcosa si è rotto. Oh oh. Qua è tutto chiuso. No, milioni, ragazzi. No, no, grazie. Già ho provato a farlo una mini only, è veramente difficilissimo. Aia. Questo ve lo uccido perché poi faccio sentire una cosa. Allora, qui c'è la medicine room che sarà chiusa, però vi faccio sentire una cosa. Sentite? È bloccata. C'è stato un rumore da dietro la porta. Ci sono sentite dei passetti, dei piedi con dei tacchi. Ovviamente dietro quella porta c'è Lisa Garland, che probabilmente si è nascosta dai mostri, pensando che anche noi magari gli abbiamo bussato, eravamo dei mostri, è corsa via. Sarei curioso, sappiate che si possono sentire i passi di Lisa prima di aprire la porta con la chiave. Ok. Secondo piano. C'ero io adesso sono là. È bloccato, qui abbiamo la lista del tristo mietitore. Per ora questo non ci serve. Questa lista per ora non ci serve, sarà per un enigma di fine gioco. Però c'è una lista. Ah, ragazzi! Lo prendo? Certo che lo prendi. Certo che lo prendi. Zippo time. Oh my god. Oddio. Ci manca l'ultima. Ci manca l'ultima targhetta. Che è quella del cappellaio, vedremo. Però qui c'è un mostro. Qua c'è il blood sucker. Ovviamente il succhiatore di sangue, una sanguisuga. Infatti sembrano essere 3 sanguisughe, dei 3 vermetti sanguisuga attaccate ad una origine condivisa, però attaccati al muro. Vedremo che, chiamandosi succhiatore di sangue, sono attratti dal sangue. Quindi noi, per adesso prendere quella targhetta, dovremo mettere il nostro flacone di sangue che abbiamo raccolto prima. Cosa possono rappresentare questi qua? Vedremo che possono rappresentare, dato che somigliano a dei vermi, la paura per i vermi, per i serpenti, robe varie di Alessa. Anche del sangue possono rappresentare la paura anche del sangue. Mettiamo il sangue. Si può mettere in qualsiasi parte della stanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Sì, Alessa ha paura di davvero tantissime cose. Ora possiamo andare a fare l'enigma. Questo enigma qui. Nuvole che si muovono oltre le colline, cielo di un giorno sereno, mandarini fuori stagione, quadrifoglio porta fortuna, violette nel giardino, soffioni lungo la strada. È arrivato il tempo di dormire. Liquido che esce da polsi tagliati. Vi faccio notare come le 4 targhette che abbiamo raccolto sono tutte del mago di Oz. Abbiamo la regina, il cappellaio, la tartaruga e il gatto, lo stregatto, ecco. Tutti ovviamente collegati alla fiaba del mago di Oz, che è una delle fiabe che leggeva lei. Ora, per fare questo enigma noi dobbiamo mettere regina, fear of blood tends to create fear of the flesh. Blu, il mago di Oz torna di nuovo. Qua si vedono tanti riferimenti alle fiabe che leggeva Alessa nel gioco, abbiamo già visto. Il gatto giallo, il cappellaio verde. E andiamo! È vero, perché ho detto il mago di Oz? Era un riferimento a Alice nel Paese delle Meraviglie, non il mago di Oz, è vero, sì, non... Sì, è vero. Certo, la regina di cuori, lo stregatto, sì, era Alice nel Paese delle Meraviglie, non il mago di Oz. Chiave del magazzino sotterraneo. Qui possiamo raccogliere l'alcol disinfettante, non si scrive così in italiano alcol, ma sappiamo ormai che la traduzione italiana di sto gioco terribile. Terribile in un modo atroce. Ok, noi adesso abbiamo raccolto chiave del magazzino sotterraneo, quindi adesso dobbiamo andare nel sotterraneo. Al C-H-O-O-E. Basement. Ok, store room. Chiave del magazzino sotterraneo. Adesso ragazzi ci avvicineremo. Prendiamo tutte le munizioni, vabbè. Stiamo giocando in facile, ma vabbè, non so mai. Non c'è niente dentro. Qua c'è un armadio che blocca la strada. C'è qualcosa che è stato trascinato, quindi qua ovviamente possiamo spostare l'armadio che nasconde una porta segreta. Ovviamente il passaggio per arrivare nella stanza di Alessa. Sembra che ci sia un passaggio sotto questa grata, non si muove, è completamente bloccata dalle piante rampicanti. Ok, adesso qui dovremmo utilizzare, vedremo, l'alcol disinfettante. E poi darci fuoco, cioè dare fuoco alle piante. Faccio anche notare come sulle scatole, nella cutscene si è visto bene, nella cutscene, guardate, sulle scatole c'è scritto Psychic TV, PTV. In queste scatole veniva tenuta tutta la droga. Ora, noi qui abbiamo dato fuoco a qualcosa, proprio come Alessa ha preso fuoco. Noi adesso raggiungeremo la stanza in cui veniva tenuta Alessa. Vedete questo corridoio claustrofobico. Qua vedremo che non abbiamo una mappa. Sul canale YouTube il primo episodio esce lunedì alle 21, questo lunedì. Poi il secondo episodio esce il lunedì prossimo alle 20... no, non alle 21, scusami, lunedì. Qui possiamo raccogliere la videocassetta, che potremmo guardarla nel videoregistratore. Solo nell'Oddworld potremmo vederla, ricordiamocelo. Oh. Si è spaventata. Questa è una stanza invece in cui sentiamo dei vetri che si rompono, ma ovviamente non vediamo né l'origine, cioè non vediamo l'origine di questi suoni. Qui secondo me può rappresentare, diciamo, lo stato d'animo di Alessa, cioè distrutto. Se è vero, Psychic TV è anche la band musicale, sì. PTV non vuol dire Psychic TV, però. What's this? Looks like someone's been here. Alessa. Alessa? Già, questa era la stanza.
Sentite come poi non ci sia più musica, sia silenzio totale. Questa è la vabbè, ripartita così di botto. Però questa era la stanza in cui veniva tenuta. In realtà viene ancora adesso tenuta Alessa. Solo che dove è finito il corpo? Il corpo qua adesso sembra che ci sia stato qualcuno fino a poco fa. Effettivamente c'era qualcuno. Cioè Dalia ha portato via il corpo di Alessa. Vedremo come, con cosa. Beh, ve l'ho già detto in realtà che veniva spostata con le sedie a rotelle, con le varie barelle, eccetera, eccetera. Quindi il corpo di Alessa in realtà dovrebbe essere qua, solo che ovviamente Dalia lo ha spostato. Questa era la stanza in cui è stata tenuta Alessa per 7 anni. Vedete che c'è una flebo. C'è la foto di Alessa, una sedia, abbiamo delle bottigliette, immagino di droga, di medicinali. Qui abbiamo un quadro che non ho idea di cosa rappresenti. Non ci viene detto nulla di questo. Però lei veniva tenuta qua. Ovviamente vedremo che questa sedia, immagino che qui ci si sedeva Lisa Garland, che era l'infermiera che si occupava di lei, ovviamente. Guardate che in che condizione, cioè guardate. Cioè ora siamo nell'Otherworld, Però non penso che sia troppo lontano dalle vere condizioni di questa stanza, ok? Proprio è una stanza di un seminterrato sporco, vuoto, umido, immagino, cioè non c'è luce del sole, completamente al buio, pieno di sangue, appunto che usciva da Alessa, dalle ferite di Alessa, il pus pieno di insetti, vermi, non lo so, di... Chiave del gabinetto medico. Adesso possiamo andare da Lisa Garland. Poi il letto al centro, sì. Poverina. Condizioni disumane. Prima di andare da Lisa, però, andiamo a vedere il videoregistratore. Ecco, guardate qua. Sembra che qualcuno è stato qui poco fa. Effettivamente, guardate, qua c'era una porta che immagino era collegata a un condotto sotterraneo che collegava vari edifici, ok, della città. E accanto c'è una sedia a rotelle, ok? Quindi Alessa, il corpo di Alessa, in questo momento è stato spostato da Dalia con questo passaggio, ok? Comunque lei, quando serviva a Dalia a spostare il corpo, ovviamente veniva utilizzato questo sottopassaggio. Sì, ovviamente hanno creato tutto questo sotterraneo, questo sistema di strade sotterraneo, ovviamente anche per gestire al meglio Alessa, il fatto che era definita morta, cioè... C'è una zanzara. Ragazzi, c'è un insetto. La mia stanza è la stanza di Alessa. Devo ucciderlo con la ciabatta. L'ho preso, mi sa. Andiamo a vedere la cassetta al videoregistratore nel terzo piano. Qui è importante che se volete vedere la videocassetta potete vederla qui, potete rivederla anche, mi sembra, più avanti, però potete vederla solo nell'Otherworld, ok? Videocassetta, mettiamola. Cosa sta tenendo quella bambina in vita, ha detto. Qua si può vedere un po' distorta, con molto più statico, per alcune parole riusciamo a capirlo, ok? Questa qui è una cassetta, una videocassetta che ha registrato Lisa Garland. E viene detto, vabbè, vedremo come Lisa in realtà sia rimasta traumatizzata da quello che ha visto da Alessa, cioè dice, cioè continua a mettere le medicazioni ma continua a uscire sangue, cos'è che tiene in vita questa bambina? Come fa a rimanere in vita? Cioè, da Lisa vedremo che è anche un'altra vittima insieme a Alessa. Ok, adesso nella stanza in cui avevamo sentito prima i passetti, adesso possiamo utilizzare la chiave del gabinetto medico. E qui, guardate che bello. Lisa.
Che belle ste cazze. Le cutscene sono davvero incredibili. Finally, someone else who's okay. Who are you? My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl. What, she's your daughter? Yes. A 7-year-old girl. Qua un po' si ricorda di Alice. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No? Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Oh, Damn. sirena. My head. What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Was I dreaming? Ma non c'è più You Lisa. were too late. Prima di sentire che dice Dahlia. Prima di sentire che dice Dahlia, facciamo che vi spiego chi è Lisa Garland. Ok, Lisa Garland vedremo che è un'infermiera di 23 anni, membro dello staff dell'ospedale Alchemilla. Vediamo che, vabbè, sembra una persona molto buona, ok, sincera. Vediamo che si era chiusa all'interno di quella stanza, di questa, vabbè, nell'Otherworld, per ripararsi dai mostri, perché lei dice che era priva di sensi, si è svegliata e ha visto che non c'è più nessuno ed è pieno di mostri. Si è andata a nascondere, ok? Si è messa sotto il tavolo, ecco. Ok, Lisa Garland vedremo che è un'infermiera a cui vi ho già detto un po' prima che le è stato assegnato da parte di Michael Kaufman di occuparsi di Alessa Gillespie nel seminterrato, ok? Quindi lei è l'infermiera di Alessa. Perché qua dice che non sa niente, che no, non una bambina, non so cosa succede nel seminterrato, ecco. Perché Lisa vedremo che in realtà non voleva occuparsi di Alessa, perché è una cosa traumatica per lei, ok? Cioè occuparsi di una bambina in quelle condizioni ovviamente le fa paura e vedremo che è rimasta molto traumatizzata da questa cosa, no? Michael Kaufman, per fare in modo che lei continuasse a occuparsi di Alessa e per tenere sotto controllo appunto Lisa, le somministrava questa droga chiamata PTV. Quindi Lisa è diventata dipendente da questa droga. Quando Lisa si rifiutava di occuparsi di Alessa, lui la ricattava dicendole io non ti do più la droga. Dato che lei è diventata dipendente, ok, soffriva molto l'astinenza dalla droga. Ormai era sotto controllo di Kaufman, comunque dell'ordine, ok, di questi due sempre. E vedremo che appunto lei a causa di queste droghe ha sperimentato allucinazioni, ha cominciato anche lei a avere paura degli insetti, dei fluidi corporei, del sangue, del pus, di tutto quello che vedeva in quella stanza, ok? E diventò anche molto instabile e nevrotica. Infatti vedremo che con Harry continua a dire tipo no, non mi lasciare, più avanti lo vedremo, non mi lasciare qui tutta sola, ho paura, non so cosa succede, ok? Cioè, poverina, davvero, povera Lisa. Vedremo che Lisa la incontreremo solo nell'Otherworld dell'ospedale, la troveremo solo nell'ospedale. Potete immaginare, vabbè, se avete giocato il gioco lo sapete già perché, ma non voglio ancora spoilerarvelo, ok? Per chi non lo sa. Curiosità, c'è un fumetto chiamato Silent Hill Cage of Cradle, che è un fumetto scritto da Masahiro Ito del 2006, uscito in Giappone, forse non è uscito completamente, però comunque era giapponese, in cui si parlava di un certo Matthew,
che era il ragazzo di Lisa Garland durante gli avvenimenti di Silent Hill 1. Cioè lui, una volta che ha saputo di tutto quello che succedeva a Lisa, aveva tentato di aiutarla, aveva provato ad andare a Silent Hill e aiutarla, solo che nel fumetto questo Matthew viene ucciso da Balti, vedremo. In teoria sembra essere canonico questa cosa. Curiosità su Lisa Garland. Lisa la vedremo di nuovo in futuro, per ora abbiamo visto questo di lei. Curiosità su Lisa Garland, il cognome Garland sembra sia ispirato da Judy Garland, che è l'attrice che interpreta Dorothy nel Mago di Oz, e invece il suo abito, lei vediamo che indossa, cioè questo cosplay che ho io, sembra essere ispirato invece a un'infermiera dell'Esorcista 3. Curiosità ancora in più, questa scritta SP sta per Specialist Practitioner. Questo è il personaggio preferito di Akira Yamaoka in Silent Hill 1. Ok, quindi Lisa Garland è il personaggio preferito di Akira Yamaoka. Chissà se Lisa provava, io immagino che un po' di affetto lo provava per Alessa, però diciamo che è una cosa traumatica, è stata una cosa traumatica per lei. Poverina. Va bene, comunque è suonata la sirena mentre stavamo parlando. E ci siamo ritrovati di nuovo nel Fogward e mo c'è Dahlia di nuovo che ci ha detto hai fatto troppo tardi perché inteso che Alessa ha messo un altro sigillo di Metatron nell'ospedale. Non l'abbiamo visto noi fisicamente, ma è successo questo probabilmente. It's you. Yes, Ah. Dahlia Gillespie. Sì. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. Infante I sogno, knew va. this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. Ok. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Mhm. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? Mhm. So that's what I saw in the school. Sigillo di Metatron. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait! Mi sembra che ve l'ho detto la scorsa live, però qui chiaramente lei lo chiama il sigillo di... no, il marchio di Samael, non di Samuele, Samael, che Samael dovete sapere che viene associato a Satana, ok? Quindi il marchio di Satana, il marchio del male lei lo chiama. Però no, in realtà lei si riferisce, ripeto, sempre al sigillo di Metatron, ok? Lo chiama erroneamente in questo modo per mettere sempre fuori strada Harry, per manipolarlo. Qua ci dà una chiave e ci dice di andare alla seconda chiesa nella città, che vedremo che si troverà nel negozio di antiquariato di Dahlia Gillespie. Se vi ricordate, prima di entrare nell'ospedale abbiamo visto un flashback, no, una specie di flashback, oddio, era tipo una cutscene in cui si vedeva Alessa entrare in questo negozio di antiquariato che si chiama Green Lion. Alessa in realtà è già lì, cioè dovete vedere Alessa e Harry come se stessero facendo una gara, però Alessa chiaramente è molto più avanti. Noi adesso abbiamo finito l'ospedale e lei invece, quando noi siamo entrati all'ospedale, lei era già al negozio di antiquariato, ok? Quindi il tempo che adesso arriviamo lì avrà già piazzato un altro sigillo di Metatron, ok? Sempre per alimentare il suo potere. Ecco qua, negozio di antiquariato Green Lion, che in realtà vedremo che questo negozio di antiquariato è proprio il negozio di Dahlia Gillespie, quindi lei aveva come lavoro questo, però in realtà vedremo che sembra che avesse un altro lavoro oltre che questo di questo negozio, ovvero quello di vendere divinazione, ok, leggere i tarocchi, ste robe qua ai suoi clienti, ecco. Ok, c'è una traccia sul pavimento come se qualcuno avesse spostato l'armadio. Spingo l'armadio che qua si può spostare, adesso troviamo un altro passaggio segreto. What's this? Sybil! Eccola! Sì! Sybil? Sybil. Sybil.
I'm glad you're okay. È I tornata! shouldn't have left you. Things are worse than I thought. It's nuts. It's nuts. What are you doing here? I thought you left town. I saw you go in here, so I followed you. I couldn't get out. All the roads out of town are blocked. Cars have completely stopped running. The phones and radios are still out too. What about my daughter? Did you see her? I did see a girl. Was it Cheryl? I only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. I don't know about your daughter, but And you just let her go? Where was it? on Bachman Road, she was heading towards the lake. Now don't get excited. Ascolta It wasn't senza like she ran eccitare. off exactly. There was no place for her to go. The road has been obliterated. Quindi lei parlava di Alessa e non di Cheryl. So then Cheryl... Non era Cheryl. It was like she was walking on thin air. Hmm? What about you? Anything? Yeah, I met this bizarre woman. Her name's Dahlia Gillespie. Do you know her? Dahlia Gillespie. No. Mm. And? She said something about the town being devoured by darkness. Gibberish like that. Any idea what it means? Darkness devouring the town? Must be on drugs. They sell them to the tourists. Ecco, qua viene citato di nuovo la The droga. force still can't figure out who's behind it. Sappiamo che None è of our leads have Kaufman. panned out. And the investigation is stalled. What could drug trafficking have to do with all this? Sì, qui, vabbè, qui ovviamente lei faceva parte della polizia, quindi qualcosa c'era, però tutte le volte che hanno provato a andare ad approfondire la questione droghe di Silent Hill, ogni volta casualmente gli agenti che se ne occupavano morivano in circostanze misteriose di attacco cardiaco e robe del genere. Quindi, ovviamente qui riprendo il fatto che la città era tutta corrotta dall'ordine, da Kaufman. Kaufman, ovviamente, cioè l'ordine si occupava di uccidere questi agenti e Kaufman, direttore dell'ospedale, segnava nei referti come causa della morte non omicidio, ma ovviamente attacco cardiaco, ok? Questo era anche il tipo di cose che facevano questi due per controllare ovviamente la città. I really don't know. But maybe that's the darkness she was talking about. Se quella. That's all I can think of. What's this? Just discovered it. Maybe there's something back there. Let's have a look. Wait. We don't know what's back there. I'd better check it out first. La poliziotta, I'm a brother. cop. I should go. No. No, I'm going. no, All right. sono io l'uomo. Vado io, tu sei una donna, non sei la poliziotta, ma io sono uomo. If anything looks fishy, get back here on the double. Qua fa un po' il mansplaining. Okay. Sybil, Yeah? do you know anything about... well, like some other world? It's like some kind of bad dream. What are you talking about? I'm not quite sure. I try to make sense of it, but then my mind goes blank. Everything's dark there, and I hear sirens in the distance. I met this nurse, Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know?
I have no idea what you're talking about, Harry. Strano qua. I was just wondering. Never mind. Harry. You're tired. Yeah, maybe. Qui è un po' strano effettivamente che lei non veda nessun mostro. Cioè non... niente di niente. Però curiosità, nella visual novel io ho giocato sia con Harry che con Sherry, che con Sibyl, madonna che confondo sti due nomi. Vabbè, succedono delle cose, immagino non siano canoniche perché in Silent Hill non succedono. Però tipo Sibyl incontra Cheryl alla scuola, camminano un po' insieme per la città, incontrano Andy, che Andy è un personaggio di un del DLC tagliato dalla visual novel, è un bambino che era il vicino di casa di Alessa. Cioè, e lei anche vede dei mostri nella visual novel, sa che ne uccide uno. Che strano, quindi non lo so. Non so perché qui Sibyl non veda niente. No, qui ognuno non vede la propria visione di Silent Hill. Qui è tutta la città è ricreata da Alessa, ok? Il subconscio di Alessa. Quindi è strano, non so come giustificarlo. Non mi viene in mente nulla per giustificarlo. Ok, qui abbiamo trovato un passaggio segreto che ci porta nella seconda chiesa. Che ci ha detto Dahlia. Never seen anything like this before. Maybe this is the other church. Già. Sì, qua vediamo una specie di altare, appunto, con le candele, una specie di polvere rimasta nel calice, e poi abbiamo il quadro di quello che sarà, vedremo, l'incubus del finale di Silent Hill 1. Che chissà se l'incubus prende le sembianze di questa visione di Dahlia, o sia effettivamente questo il dio che venerano in Silent Hill 1, o non lo so, fatto perché vi ho già detto prima che è un po' particolare il concetto del dio in questo gioco, c'è la forma che prende il dio è particolare, poi cosa rappresenta il dio un po' è sempre la stessa cosa, però ripeto la forma è, non lo so. La manifestazione reale di questo dio è, non so quale sia la forma esatta, ecco, una scure, vabbè. No God, c'è scritto qua. Non possiamo fare niente, torniamo indietro. What the? Prende fuoco. Il dio che purifica. Alessa che prende fuoco, eh? Harry? Sì, boh. Are you okay? Harry? No, non ha senso che menta, Sibyl. O per non farlo preoccupare più di tanto. Harry? Non lo so. Harry non c'è più. Cioè, la pubblicità. Where am I? Harry, Lisa? Then I'm in the hospital? Siamo nell'odero bad dell'ospedale. dream. Però siamo in un sogno. Was I? Hey, you don't look too good. Are you okay? I'm fine. Nothing you need to worry about. Well, if you're sure. Sì, questo è un sogno nel sogno. Do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. Anche lei dice che è pazza. She's kind of famous around here. She never sees anybody, so I don't know that much about her. But I heard her kid died in a fire, and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side.
Silent. Everybody followed some kind of queer religion. L'ordine. Weird occult stuff. Black magic, that kind of thing. As young people moved away, the people figured they'd been summoned by the gods. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. Everyone was so flipped out, you gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it. A cult. Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. People said it was a curse. Oh, I'm sorry. I'm rambling. I'll shut up. Sì, la maledizione di uccidere tutti quelli che la pensavano contro di loro. Bene. Was that another dream? Did I pass out again? Vorrei che se questa storia fosse frutto della mia immaginazione. Magari ho fatto un incidente in macchina e sono svenuto nel letto di un ospedale. Non riesco più a capire quale sia la realtà. Sibyl ha detto che Cheryl camminava verso il lago, ma la strada per il lago è bloccata. Che non ci siano altre vie? Forse Lisa lo sa. Allora, qua guardiamo un altro sigillo di Metatron. Cioè, Alessia è già stata qui, ha già messo il sigillo. Adesso noi ci troviamo nell'Otherworld del negozio di antiquariato, ok? E quello che abbiamo visto con Lisa era un incubo, cioè un sogno nel sogno. Sappiate che nell'Otherworld, nel Fogworld e nell'Otherworld non esiste il tempo e lo spazio, cioè tutto succede così, un po' come vuole Alessia, quindi noi siamo spariti da Sibyl perché comunque siamo dentro un sogno e tutto funziona un po' così. Qui ci troviamo nel negozio di antiquariato, guardate qui dei cadaveri imbalsamati che effettivamente ci stanno, che rappresentino Alessia e anche i membri dell'ordine. Ok, adesso noi, dato che la strada per andare all'ospedale, cioè la strada verso Simmon Street è bloccata, dovremo passare per il Town Center, il centro commerciale. Oh, guardate qua. Sigillo di Metatron, passato di qua Alessa. E di nuovo Cheryl. E anche Alessa si è vista. Cheryl! Poi vi ricordate quello che avevo detto nella scuola col telefono alla scorsa puntata? Qui immagino sia sempre la stessa cosa. Cheryl continua a manifestarsi a Harry per fare in modo che lui la aiuti e continua a cercarla. Ovviamente lei lo sta anche aiutando, ecco, nel suo viaggio. Però io credo che a Harry vengano manifestati i mostri e tutte queste cose, perché lui... Cioè adesso Alessa vuole ricongiungersi con Cheryl, ma Harry vuole portarsela a casa. Quindi lui è venuto qua perché lui vuole prendere Cheryl e tornare a casa. Quindi Alessa magari gli manifesta tutte queste cose per fermarlo, perché guarda che io no, mi devo riunire con lei, inutile che la fermi. Forse? Può essere così? Qui ci vengono date delle scorte, perché... perché cosa ci sarà qui? Una boss fight. Ecco lì c'è un cadavere con sopra delle larve. E noi se ci avviciniamo... Oh! Dannazione. Che musica un po' tribale. Oddio. La boss fight, qua possiamo raccogliere il rifle. Poi possiamo... qua c'è la boss fight contro il Twin Feeler, che è questa larva gigante di falena, vedremo, velenosa. Abbiamo spruzza un gas velenoso, immagino. Questa vedremo che sarà la forma iniziale di una boss fight che affronteremo subito dopo.
il Float Stinger, ok. Vabbè, quindi non c'è molto da dire che se non il fatto che sia una larva gigante. Sta boss fight, la odio. La odio sta boss fight, non riesco a spararli mai. Mi prende sempre. No! Madonna, madonna. Spara! Sono terribile in questi boss fight. No. No. Sì! Sì! Ora vediamo che non muore. Però vedi, si rannicchia così. E poi ritorna sottoterra. Perché ritornerà. Ritornerà questa larva. Però più forte. I always come back. Ok. Adesso ci dirigiamo verso l'ospedale. Ci dirigiamo verso l'ospedale. Adesso sappiate che siamo ancora nell'Otherworld. Delle varianti di alcuni nemici, tutti e due insieme, li abbiamo trovati, incredibile. Però. Wow, ok, nice. Nell'Otherworld troveremo delle varianti di alcuni nemici. Qua abbiamo la variante dell'Otherworld del Groaner, cioè del cane. Nell'Otherworld questo qui viene chiamato Wormhead. Sembra un po' più nutrito della versione del Fogworld, però ha la pelle molto più bruciata, collegata al corpo di Alessa. E la particolarità principale che vedremo è che hanno, vabbè, si chiamano Wormhead, vuol dire testa con i vermi, ok? Quindi avranno la testa ricoperta di vermi. Ora, cosa stanno a significare questi vermi? Noi sappiamo che i vermi sono decompositori comuni, ok? Quindi si cibano di cadaveri, quindi qua siamo sempre collegati al fatto che il corpo di Alessa è praticamente un cadavere. E in realtà vedremo che i vermi sono anche simbolo di cambiamento, quindi possono anche questi rappresentare il fatto che, ok, abbiamo cambiato da Fogworld a Otherworld. E ultima cosa, i vermi sono simbolo di decadenza, quindi questi possono essere sempre collegati ad Alessa. Questi vermi, questo simbolo di decadenza, può essere anche collegato a Harry Mason, cioè la sua decadenza mentale, il fatto che lui stia perdendo sanità mentale man mano che avanza. Infatti prima nel negozio di antiquariato lui si è proprio chiesto: non è che io sono morto, non è che io mi trovo sul letto di un ospedale, mi sto immaginando tutto questo, sono fuori di testa, mi sto immaginando tutto, ok? Mentre invece, ecco, questi che volano, che se riesco a prenderlo ve lo fermo, se riesco. Quasi, no! Girati, bro. Mi lasci stare. Vabbè, dai, chi se ne frega. Vabbè, dai. Vabbè, il concetto in realtà è simile ai Groaner. Gli Air Screamer nell'Otherworld sono chiamati Night Flutter e come i Groaner vediamo che sono anche loro più scuri di pelle, quindi come se avessero la pelle bruciata, e anche loro hanno dei vermi in testa, quindi il simbolismo è uguale. Ah, poi inoltre i vermi ovviamente è sempre collegato alla paura di Alessa dei vermi. Ok, adesso noi se ci dirigiamo verso l'ospedale possiamo trovare vari sigilli di Metatron fissati su alcuni negozi. Comunque nell'Otherworld i nemici sono ancora più aggressivi e resistenti in realtà. Ma voglio farvi vedere una cosa qua. Possiamo vedere il sigillo di Metatron su vari negozi. Qua in particolare, guardate qua. Il negozio che si chiama Just Cats, c'è solo gatti, ha 2 sigilli di Metatron, cioè addirittura 2. Quindi immagino che a Alessa piacessero molti gatti per metterne 2. Adesso andiamo da Lisa.
Una volta che siamo nell'Otherworld possiamo interagire con Lisa. Ovviamente adesso siamo ancora nell'Otherworld, quindi ci sarà Lisa. Lisa! Vediamo un po' come arrivare al lago. Harry! Glad you're okay. Thank God you came back. I was scared to be here all alone. Poverino. I'm here now. I was worried too. I'm real happy to see you. Lisa, can you tell me how to get to the lake? The lake? You take Bachman Road. The road's blocked. Well, that's the only way out there. Are you sure? There's gotta be another way. Wait! I just remembered something. What? There's a waterworks over by my old elementary school. What? It's been abandoned for years. Mm. There's an underground tunnel out there used for inspections or something. I remember hearing it runs all the way to the lake. Really? You think I can get to the lake from there? I've never been down in there myself, so I'm not positive. Besides, it's all fenced off to keep people out. If there's a chance, I've got to try. Harry, don't go! I don't want to be alone. It's so scary, I can't stand it. Poverina. How about coming with me? This may not be the safest place in the world either. I can't promise you anything, but I'll do my best to protect you. No. Mm. Somehow I feel I'm not supposed to leave this place. Oh, Harry, I'm so scared. I'm cold. Look, just wait here a little longer. I'll be back as soon as I find my daughter. Harry? No, è carino però Harry. Però lei poverina. Sento come se io non posso lasciare questo posto, ragazzi. Non so se lo sapete, ma in Giappone si pensa che i fantasmi, ok, le anime dei defunti, continuino ad infestare sempre lo stesso posto e non possano uscire, ok, da questo. Diciamo, se sono morti in un ospedale, non possono uscire dall'edificio. Già, secondo me questo suo... Sento che non posso uscire di qui. Ah, adesso abbiamo un'altra boss fight. Ah, qui saliamo sul tetto e abbiamo l'incontro con l'evoluzione dei Twin Feeler di prima, ovvero che è questa falena gigante, che è bella, e questa macrofalena che vedremo, vabbè, a livello di simbolismo, allora, può rappresentare due cose principali, vabbè, una falena. La falena l'abbiamo già vista in Silent Hill 2 e in Silent Hill 4. Le falene sono collegate alla morte. Alessa, nella sua stanza, vedremo, nella stanza di Alessa, che visiteremo il prossimo episodio, vedremo che ci sarà un quadretto con delle farfalle, ecco. E vabbè, a lei piacciono molto le farfalle, no? Però questa qui è un po' una farfalla, praticamente una farfalla gigante, però è una falena, ok? Quindi non è la farfalla, simbolo di libertà, che immagino che è quello che vuole essere Alessa, libera di aprire le sue ali e vivere. Lei è più una falena, cioè è un po' una farfalla, però, diciamo, portatrice della morte. Sì, io lo vedo comunque come se lei volesse essere un po' una farfalla, il fatto che ricordi quello, voglio essere una farfalla lei, però appunto ha le ali tagliate. Ripeto che può anche ricordare quegli esemplari che vediamo appesi nella stanza di Alessa. Non so se vi ricordate, in Silent Hill 4 c'era anche una falena. Vi ricordate quando ho fatto la lore di Silent Hill 4? Nella scalinata a chiocciola, vabbè, dove c'è la scalinata, quell'ambiente lì in Silent Hill 4, praticamente vi ho fatto vedere che c'è una falena che non è visibile con la camera normale del gioco, ma con la camera libera. Si può vedere dietro un punto di salvataggio nel portale che porta alla stanza di Henry
si può vedere una falena gigante dietro. Curiosità. Non c'è molto da dire su questa falena, sul fatto che, se non il fatto che sia una falena gigante, forse... Allora, non è ispirato a un vero esemplare di falena, ma sembra ricordare una chiamata Bombix mori. Io penso un po' rappresenti come si sente Alessa, come vorrebbe sentirsi Alessa. Libera. Libera di aprire le sue ali, ma non può. Dov'è il tuo fucile, Henry? E comunque ripeto che è collegato alla morte, sempre un po' alla sua condizione. Oh, e muori! Muori! Sto giocando in facile! What? Sirena. Sirena, quindi adesso ci ritroviamo nel Fog World. Abbiamo abbattuto le ali di questa magnifica falena gigante. Ah! Flashback. Cioè che flashback, volevo dire flashbang. Va bene, adesso possiamo ritornare. Dobbiamo andare alla scuola e andare nel posto che ha già detto Lisa. Appunto c'è un sistema di fogne, ecco, raggiungibile da lì vicino. Guarda, ragazzi, una cosa che spero che il Bloober Team impari. Cioè, spero che il Bloober Team impari da questo. Guardate un po'. Ora, io qua dite, ragazzi, mica, quindi devo rifarmi tutta la strada fino alla scuola. Oh mio Dio, quanto dovremo camminare. Ah. Camminiamo. Ragazzi, Team Silent ha fatto lo skip fino a questo posto. E qui, ragazzi, potevano benissimo non farlo, perché i videogiochi survival horror PlayStation 1, PlayStation 2, in realtà era a loro favore mettere backtracking, perché allungavano il gioco, proprio per contrastare le limitazioni dell'hardware, creavano proprio delle zone, una singola zona, tipo la villa di Re 1, però sempre esplorabile quella zona, cioè aprivi prima una porta, poi l'altra, però la zona era sempre quella, quindi, cioè, loro, il Team Silent, poteva benissimo non mettere questo skip, perché allungavano il gioco, che per loro era una cosa positiva, sapendo le limitazioni dell'hardware, ok? Quindi io spero che il Bloober Team, ok, che imparino da questo skip, ok, imparino e pensino, sai cosa? È inutile allungare il gioco di 10.000 ore, bisogna mettere le cose che interessano al giocatore e non farlo ripetitivo giusto per giustificare 60, 70, 80 euro di gioco, giusto, Bloober Team? È bloccata. Meh. La catena sembra molto vecchia. Dove l'hanno tirato fuori sta meh? Chi in Italia usa questo termine, C'è qualcuno di voi in chat che usa questo meh? Se faccio forza forse riesco a romperla. Meh. Nessuno lo dice. No, proprio scritto com'è. Vietato l'accesso al personale non utilizzato. Adesso andiamo nelle fogne, ragazzi. Che bel posto. Le fogne. Sì. Posto incredibile. Qua non ci sarà niente da dire se non spiegarvi i mostri che le abitano, ma... Fogne! Yuppie! Non sono per niente felice. Attenzione, questo suono mega ASMR è prodotto da questi! Le fogne sono abitate da questi che si chiamano Hanged Scratcher. Sono dei nemici che abitano solo nelle fogne di Silent Hill 1. Come vediamo sono simili un po' dei rettili, però hanno la testa bianca. Sono simili in realtà un po' anche degli insetti. Sono umanoidi, un po' insetti perché hanno gli arti allungati. Non so, un po' ricordano dei grilli, delle locuste. Hanno gli arti estremamente allungati e sottili, proprio come degli insetti.
ok? E sembrano un po' anche dei rettili, un po' tutto sono, ok? Vedremo che questi rappresentano, vabbè, la paura per gli insetti di Alessa. Seconda cosa, il fatto che siano un po' simili a dei rettili rappresentano, vabbè, diciamo i nemici delle fiabe di Alessa. E terza cosa che vi leggo, ma io ve lo giuro che questa cosa non la sento, nella wiki c'è scritto che questi potrebbero anche rappresentare il fatto che l'ordine rapisce le ragazze. Ha rapito le ragazze a Silent Hill perché inseguono sempre Harry e quando attaccano sembrano dire let go of me. Io non lo sento, non lo sento, io ve lo leggo perché c'è scritto nella wiki ufficiale, ma ve lo giuro che io questa cosa non lo sento assolutamente. Comunque si chiamano hanged scratcher, cioè appesi, tipo graffiare appesi vuol dire, perché questi nemici li troveremo sia a terra sia appesi al soffitto, ok? A mo' di jumpscare per Harry. In realtà sono molto inquietanti come si aggrappano e stanno lassù. Appunto vedremo che rimangono appesi in alcune zone e ci attaccano semplicemente con un braccio, ecco, graffiando. E poi nelle fogne vediamo che non c'è... Ah no, non ho ancora preso la cartina. Non funziona la radio nelle fogne perché, vabbè, non prende. Ci avete fatto caso, non fa statico la radio, non è perché l'ho spenta, ma perché non prende. Let go of me. Let go of me. Io non lo sento per niente quella cosa. Infatti quando l'ho letta ho detto, bah. Ho detto, meh. La mia onesta reazione, meh. Va bene, qua dobbiamo camminare e basta. Non c'è niente qua sotto, vi ho già spiegato quello che c'era da spiegarvi qua. Semplicemente dobbiamo farci questo percorso per arrivare... Inquietante ciò che si sente qua sotto, un po' come fossero delle urla. Eccolo, eccolo, guarda, l'avete visto? Mi voleva scratchare, e invece no. Comunque ragazzi, state pronti per l'episodio finale di Silent Hill 1 perché vi ho preparato un giochino. Sì, una specie un po' di quiz per mettervi alla prova quello che avete capito della lore run. Cioè che in realtà è una cosa di cui potevo parlarvi io nella lore run, ma sai, ho pensato al fatto che, sai, lo posso fare un po' a minigioco per la chat, perché così ha più senso. Quindi a fine lore run, una volta finito il gioco, vi faccio il minigioco, che in realtà fa sempre parte della lore run, cioè fa sempre parte dell'approfondimento, però lo faccio fare, ce lo facciamo insieme, capito? Chi sbaglia deve giocare a Silent Hill Downpour. Ho sbagliato strada, ve lo giuro. Vi posso giurare. Quando facevo il ripasso, io sapevo sempre dove andare. Non sbagliavo mai questo posto. Siamo fuori! Yuppie! Adesso noi ci troviamo. Udite, udite. Cartina dell'area di villeggiatura. Ora qui noi dovremmo dirigerci al lago, ok? Però possiamo fare una side quest per sbloccare una tipologia di finale. Adesso noi ci dirigeremo al bar di Annie. Annie's Bar, ok. No, Kaufman! Undertaker si alza come Undertaker. Ok, tutto ok. Are you okay? Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. How about you? Zip. But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. A military rescue squad should be here any time now. If they come through the town, we're home free. I hope so. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Stai morendo, brother. Do you know a girl called Alessa? No. Bro, sta scena mi fa morire da ridere ogni volta. Conosci una ragazza che si chiama Alessa? No. Mi fido allora,
Allora, qui è importante, qui faremo un finale. Qui è importante per fare il finale in cui salviamo Kaufman, ok? Quindi qua, entrando nell'Ennis Bar, abbiamo salvato Kaufman da questo Mumbler. Chiave di Kaufman. E poi una ricevuta. Una ricevuta dell'Indian Runner, ricevuta dai grandi magazzini, forse è stata persa da Kaufman, c'è sopra scritto il codice 0473. Quindi adesso noi dobbiamo andare all'Indian Runner e aprire l'Indian Runner con questo codice. Ok, l'Indian Runner, mettiamo il codice 0473. Ok, qua ci troviamo nell'Indian Runner, che ragazzi vedremo come sia. Intanto qua c'è un riferimento alla ditta di spedizione FedEx, però qua c'è scritto FedEx, quello. 20 agosto, lui è arrivato, gli ho dato il pacco che la donna mi ha consegnato. 12 settembre, sembra che lui sia andato anche da Norman. Non voglio più mischiarmi nelle sue faccende, mai più. Provo nei suoi confronti una paura che prima non avevo mai provato. Ho pensato di lasciare la città, ma temo quello che potrebbe succedermi dopo. Questo probabilmente l'ho scritto Norman. Vedremo che adesso dovremo andare al Norman's Motel, quindi l'hotel di questo Norman Young si chiama, che era un collega di Kaufman. Secondo me questo l'ha scritto lui, secondo me nei confronti di Kaufman, che ha cominciato ad avere rapporti con l'ordine, robe strane, no? Quindi ha cominciato a avere paura per la sua incolumità, però appunto qua dice non so più cosa fare, ho paura di lui, ma io se lascio la città forse è ancora peggio. Festeggiamento, apertura, magazzini, normal. Sì, magazzini, sì, il motel. Motel normal, ok? Quindi questo è l'Indian Runner, è sempre di... Come ho visto che è normal. Gli è stato consegnato un pacco, questo pacco. Che cosa consegnerà? Cassetto. Qua abbiamo la chiave della cassaforte, perché qua c'è una cassaforte che possiamo aprire. Cosa c'è nella cassaforte? Cosa? Ma è droga! Immagino che in questo magazzino appunto venivano tenute tutte le scorte di droga di Kaufman. Di qua è pieno di droga. Qui sempre amplificare il fatto che ovviamente la città tutta corrotta dall'ordine. Adesso dobbiamo andare, adesso noi abbiamo letto un codice 0886, quindi adesso dobbiamo andare verso il motel di Normal, sul retro, mettere questo codice e entrare nel motel. Ok, qua potete mettere il codice 0886. Calamita. Un poster sulla parete. Non ho tempo per stare a vederlo. Questa è una donna nuda. Alla stessa data di quello che c'era in ospedale. Indagini in difficoltà, spacciatori di PTV non ancora identificati. Continuano le morti sospette. Dopo la morte del sindaco impegnato nel movimento antidroga, muore di collasso cardiaco di origini sconosciute anche uno degli investigatori. C'era l'officer, cioè l'agente Gucci, ok? Beh, qua non serve che io vi commenti, no? È abbastanza chiaro, no? Come funziona in città. Tutti morti di arresto cardiaco. Elenco degli ospiti, non c'è notato niente di speciale. Allora, no, prima, sempre da Kaufman, abbiamo raccolto questa chiave. La chiave 3 sulla targhetta, ok? La targhetta con il numero 3. Quindi adesso noi andiamo ad aprire la stanza numero 3 di questo motel. Il motel normal in cui alloggiava il signor Kaufman. Tutte le stanze qua saranno chiuse tranne per la numero 3. Vedremo niente di speciale se non questo mobile che blocca un poster. Che strano, lo possiamo spingere e troviamo qualcosa brilla in fondo. La crepe è troppo piccola, non riesco a inserire la mano. C'è una chiave. Prima abbiamo raccolto la calamita, quindi adesso utilizzeremo la calamita per prendere questa chiave. Chiave della motocicletta. Con la chiave della motocicletta possiamo aprire qualcosa nella motocicletta. Ok, qui c'è la motocicletta di Kaufman. Una vecchia motocicletta, sembra che sia stata ferma per anni. Che strano, c'è poca polvere solo attorno al tappo del serbatoio. C'è una piccola fiala di vetro avvolta da una borsetta di plastica. Cos'è questo? Assomiglia alla fiala rotta che ho visto nell'ufficio del direttore dell'ospedale, perché questa
e un'altra fialetta di quel liquido rosso che si poteva trovare all'ospedale, cioè le fialette in realtà rotte da Dahlia, di Aglaopotis, la sostanza che Kaufman si teneva da parte nel caso in cui l'ordine o Dahlia avesse in mente di tradirlo, ok? Questa fialetta è intatta perché Dahlia non sapeva di quest'altra fialetta nascosta. Qui Kaufman è stato molto intelligente, perché secondo me lui sapeva che Dahlia sarebbe andata a distruggere qualcosa, a trovare qualcosa nel suo ufficio. Quindi lui ha pensato, ok, va lì a distruggermi le fialette e poi dice sarà soddisfatta, ok, non andrà a cercare oltre, penserà di aver rotto tutto. Invece io sono più furbo di lei, nascondo una fialetta in più nella mia motocicletta in cui sono sicuro che non andrà a controllare una volta soddisfatta di aver rotto le mie fialette nell'ufficio. Molto intelligente Kaufman. Vabbè, Kaufman non è uno sprovveduto, Notte, gorilla. Give me that. Oh. What is this? That's none of your business. Instead of messing with that, how about coming up with a way to get out of here? You shouldn't be hanging around here goofing off. What do you think you're doing? You want to get yourself killed? Get out of here. Okay, take it easy. Unless you want to die, keep your mind on business. Got it? Va bene. Cavoli, si era arrabbiato. Sembra avere una fretta del demonio. Credo di aver perso del tempo. Meglio affrettarsi. Sono preoccupato per Sherry. No, in realtà qua non abbiamo perso tempo, ma anzi abbiamo sbloccato una delle condizioni per fare i finali buoni. Tutto arrabbiato, non sono affari tuoi. Vabbè, bro, c'ha ragione da una parte, però dall'altra. Ok, adesso faremo l'ultimo pezzettino e poi ci vediamo nell'ultimo episodio di domenica. Adesso raggiungiamo il lago. Dai, l'episodio di oggi è stato più tranquillo, diciamo, a livello di spiegazione, dai, del primo, giusto? Più chiaro, no? Dopo la prima spiegazione, dopo il primo episodio. Ho comunque scoperto un sacco di cose interessanti sulla corruzione della città. Lisa, Kaufman, Dahlia, l'ordine. Sirena. Otherworld. Non di nuovo, no, sento che questa volta è diverso. Non è la sensazione di essere passato dalla realtà a un incubo. È che la realtà è diventata un incubo. Non riesco a stare calmo, sento che sta per succedere qualcosa. Non ho più dubbi, sta per succedere qualcosa di allucinante. Allucinante. Adesso noi ci dirigiamo verso il faro. Ah! Eccoci qua, la barchetta. Ah, c'è a posto! Sybil. Sybil. Harry. Sybil How did you get nell'Otherworld. back here? I followed the sewer. Were you the one who cut the fence? Yeah. I'm glad you made it. I was worried about you. You were worried? Where did you disappear to? Esatto, tu sei scomparso. I want to know what's going on here. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy, and I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. But now I know I'm not. It's not me. This whole town. It's being invaded by the other world. By a world of someone's nightmarish delusions come to life. Alice. Little by little, the invasion is spreading, trying to swallow up everything in darkness. I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Harry, hold on a minute. I don't get it.
don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's Non making riesco a this spiegarlo. happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. There? Under whoever created this darkness. Cheryl is somewhere and she needs my help. Harry, this whole thing's been a major blow to you. You need to rest. Sybil, Oh madonna. The demon is awakening, spreading those wings. Dahlia Gillespie. Was it not as I said? I see it all now. Yes, everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land. I knew this day would come. And what's more, the task is almost finished. There's only 2 left. Manca, cioè l'obiettivo è quasi completo, mancano 2 elementi. Down to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. The dead will walk, and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die. So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is Quindi... simple. Stop the demon. The demon taking that child's form. Bugiarda. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Stop it! Stop it! What do I do? Go to the lighthouse on the lake. And to the center of the amusement park. Make haste. You are the only hope. Look, Harry. I really don't get what's going on. But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. You go to the lighthouse. E lei non Sybil, torna più. thanks. Lei non tornerà più. You will need to use it. Use what? The Flauros. Only with that can you stop it. What about Sybil? Fine. Sibyl che deve fare? Non ne frega niente di cosa deve fare Sibyl, non ha il Flauros Sibyl. Vabbè, qui ovviamente Dahlia ha sparato altre cavolate per convincere Harry di fermare Alessa, dicendole lei è un demone, devi fermarla. In realtà ripetiamo che il Flauros servirà a indebolire Alessa. Ora Sibyl è andata al parco divertimenti in cui avremo da affrontare una boss fight. E noi invece ci dirigeremo al lago, cioè al faro. Però questo la faremo tutta la prossima volta, perché tanto facciamo la parte finale la prossima volta, vediamo le cose, tutti i vari finali, con calma, ok? Tutte le parti più decisive le finiremo alla prossima live. Ci vediamo domenica, ci vediamo nel prossimo episodio. Chi guarda su YouTube ci vediamo nel prossimo episodio, chi guarda su Twitch domenica 14 col finale di Silent Hill 1. Fine.